Oggi sono a bordo di una BMW Z4 S-Drive 20i G29 del 2019, terza generazione dell'amatissima Spider dell'Elica. Monta il 2004 cilindri in linea turbo B48B20, propulsore entry level da 197 cavalli e 320 Nm di coppia massima. 0 a 100 dichiarato in 6 secondi e 6 con una velocità massima pari a 240 km/h. Il peso totale è pari a 1495 kg a vuoto, con consumi che si attestano sui 16,7 km/l nell'utilizzo combinato, che scendono a 6,6 nella guida sportiva. Soffermandoci sul propulsore, questo 2 litri è più che sufficiente per entrare nella galassia delle cabriolet marchiate BMW. Grazie alla sovralimentazione twin scroll si ha una buona spinta fin dai 1400 giri per progredire con omogeneità fino ai 6000 della zona rossa. A listino comunque si può optare per la 30i con la medesima motorizzazione da 258 cavalli oppure la M40i con il 3006 cilindri in linea B58B30 da 340 cavalli, una belva viste e considerate le proporzioni della Z4. Questo motore l'ho già apprezzato sulla 230i F22 che ho provato a novembre 2020, lo trovo molto equilibrato, può far divertire quando vengono quei 5 minuti di sportività e allo stesso tempo sa trasformare anche una 2 posti secchi in una compagna di viaggio silenziosa e relativamente contenuta nei consumi. Altra componente molto apprezzata dal sottoscritto, il cambio automatico sequenziale ZF Steptronic a 8 rapporti, capace di piazzarsi come riferimento e in grado di ottimizzare al massimo le prestazioni offerte dal 2000 turbo benzina. La trazione è posteriore come da tradizione, coadiuvata dal differenziale autobloccante a slittamento limitato. Lo sportivo M è optional per la 30i e di serie sulla M40i, che trasferisce ottimamente la potenza sulle singole ruote. Si avverte molto l'intervento dell'elettronica che la rende mansueta, nonostante cerchi di regalare dei sovrasterzi di potenza gestibilissimi. È parecchio silenziosa, solo in sport si fa sentire un po'. Su una Spider ci si aspetta sempre qualcosina in più. La BMW Z4 G29 è stata presentata sotto forma di concept al concorso d'eleganza di Pebble Beach a metà 2018. È stata sviluppata in collaborazione stretta con Toyota e condivide telaio, meccanica, motorizzazioni e parte degli interni con la nuova Supra A90. Sacrilegio! Il pianale scelto consente una distribuzione dei pesi 50-50 con una riduzione delle masse di 50 kg rispetto alla serie precedente, mentre a livello di sospensioni troviamo uno schema MacPherson a doppio snodo all'anteriore e multilink a 5 braccia su quello posteriore. Ritorna la scelta stilistica del soft top. Installato sulla prima Z4 E85, soppiantato poi dal tetto rigido retrattile per la E89, fa il suo ritorno anche per contenere il peso e permettere, grazie alla sua struttura, un bagagliaio leggermente più capiente. Si apre e richiude in 10 secondi circa, anche in movimento fino ai 50 km/h, offrendo un'ottima insonorizzazione. Il design non lascia spazio a fraintendimenti, è una Spider BMW, frontale muscoloso e molto largo, cofano allungato, l'abitacolo raccordato al posteriore, i segni distintivi ci sono tutti e abbracciano parzialmente il family feeling della gamma. L'anteriore gode sempre del doppio rene, ma di dimensioni contenute, posto tra i gruppi ottici e LED. Strutturalmente sono bellissimi, ma quelli delle precedenti serie erano più incisivi sull'aspetto globale dell'auto. Molto bello il paraurti con ampie prese d'aria scolpite anche dietro il passaruota. Passando al posteriore troviamo i fari molto sottili agli estremi di uno spoiler delle giuste dimensioni incastonato nel corpo vettura. Bello l'estrattore a contrasto che ingloba i terminali di discarico esterni. Grazie alle sue forme mantiene ampio il design complessivo. È una cabrio bella piazzata, alta appena 1,3 metri da terra. I cerchi da 18 sono di serie sulla M Sport, mentre i 19 sono un optional da quasi 1.000 euro. Spostandoci nell'abitacolo è davvero difficile trovare un difetto reale.
Il quadro strumenti digitale da 12.3 pollici è di serie, come il Live Cockpit Professional Touchscreen da 10.2 pollici posto al centro della plancia. Intuitivo aiutante per gestire tutto ciò che serve. Design fedeli alle proprie tradizioni che strizza l'occhio al futuro. Qualità alle stelle sia per i pellami che gli inserti in Alcantara e rivestimenti similmetallici. Posizione di guida impeccabile, nonostante la seduta sia rasoterra come deve essere, il comfort è ottimo. E visibilità più che ottima grazie al montante del parabrezza di dimensioni contenute. La Z4 G29 è veramente tanta roba. L'unico neo riguarda il lunotto, praticamente inutile perché non si vede granché. Pecca che comunque accomuna tutte le Spider di questo genere. Basta aggiungere la retrocamera con il Park Assistant e passa la paura. Con un prezzo di 43.800 euro per la 20i in configurazione base, salendo a 50.100 euro per una M Sport come quella in prova oggi, fino ai 66.800 euro per la 40i top di gamma. La BMW Z4 continua ad essere la Spider di alta fascia più fruibile di tutte. Se si butta un occhio alla concorrenza, alle varie Mazda MX-5, Audi TT, Nissan 370Z o Abarth 124 Spider, a mio modesto parere non c'è partita. Per la varietà di propulsori ed allestimenti, per i prezzi tutto sommato accettabili visto e considerato cosa si va a mettere in garage, la G29 è una delle serie più azzeccate per chi vuole godersi il vento tra i capelli senza rinunciare a nessuna comodità. Guidando quotidianamente un S2000, mettersi al volante di una Spider come questa è quasi confortante. È ineccepibile nella meccanica, impeccabile all'interno quanto all'esterno. Comoda ma grintosa, nella sua configurazione più potente fa davvero spavento, insomma potenzialmente la due posti perfetta all'interno del proprio mercato. Fosse mia le farei subito la tipica combo mappa più scarico per avere circa la stessa potenza della 30i con tanto sound in più. Per il resto è la due posti secchi più fighetta in circolazione e noi l'amiamo da sempre anche per questo. L'M40i deve essere una roba, mamma mia.